Ciao a tutti ragazzi, sono Andrea e benvenuti in un nuovo video. In questo video volevo iniziare una nuova serie sulla risoluzione dei sistemi dinamici grazie a Python. Che cos'è un sistema dinamico? Un sistema dinamico è un sistema che evolve nel tempo, un sistema fisico, un qualsiasi sistema che sia rappresentato da equazioni tipicamente contenenti derivate, quindi che possano rappresentare una variazione. E queste equazioni si chiamano differenziali. Prendo un esempio molto semplice, un'equazione differenziale di questo tipo. Y' è uguale a 3y, ok? Per risolvere questa equazione differenziale si possono usare due tipologie, i metodi analitici e metodi numerici. I metodi analitici sono possibili solo per equazioni abbastanza semplici, nel senso che c'è una soluzione analitica per questo problema. Proviamo a farlo, per esempio. Qua si risolve in questo modo. Questa qua è un'equazione differenziale omogenea, quindi scrivo lambda uguale a 3 e sappiamo che la soluzione è l'equazione y, se immagino che sia una funzione del tempo, y di t è uguale a una costante per e elevato a 3 volte t, 3 perché il lambda è uguale a 3. Questo dovreste saperlo in base allo studio che avete fatto sicuramente sulla soluzione delle equazioni differenziali. Per calcolare la costante c devo conoscere la condizione iniziale, per cui si può per esempio definire y in 0 è uguale a, non lo so, y0. Questo qua viene definito problema di Cauchy. Cauchy. Quindi vado a sostituire nella soluzione y in 0, che è y0, sarà uguale a c per e alla 0 che è uguale a 1, quindi c è uguale a y0. Per cui y di t, la legge che è soluzione del problema, sarà uguale a y0 elevato a 3t. Bene, questo è un caso molto semplice, ma in casi più complessi non è disponibile una soluzione analitica e l'unico modo per risolvere questo tipo di problemi è grazie a un metodo numerico, quindi facendo calcolare al computer. Come si risolve il metodo numerico? Il modo più semplice è utilizzare il metodo di Eulero. Il metodo di Eulero essenzialmente funziona quando si discretizza l'asse dei tempi, quindi si va a scegliere un passo di integrazione dt. Quindi vado a calcolare la funzione in questo valore e la sua derivata. Come faccio? Per esempio, immaginiamo di avere y e il tempo. Al tempo 0 y è y0 e y' la calcoliamo dall'equazione. Quindi y' uguale 3 per 0, no, 3 per y0 e quindi sarà 3y0. Al passo successivo, cioè 0 più dt, quindi diciamo dt, come posso calcolare la y in 0? Beh, se questa qua è la funzione, immagino punto 1, punto 2 e punto 3, se io non conosco la derivata in questo punto, la posso ottenere discretizzando la derivata tra questi due punti. Quindi si passa dal df in dt al delta f in dt. Questo vi può già far capire che diminuendo il passo di integrazione ci si avvicinerà di più alla funzione reale. Se invece è molto grossolano, questa integrazione numerica non sarà buona, anzi porterà spesso a risultati sbagliati. Quindi possiamo calcolare la y questo è il passo 0, questo è il passo 1. Al passo 1, y in 1 sarà uguale al valore precedente, y in 0, più la derivata delta y su delta t per t1 meno t0. Come vedete, questa essenzialmente deriva da Taylor al primo ordine, eliminando, diciamo,
più h, che sarebbero gli infinitesimali al secondo ordine. Quindi io sto linearizzando il mio sistema in quel punto. In quale punto? È soltanto in 0, perché è l'unico punto che conosco, è il punto precedente. Quindi dy dt lo conosco, perché non è altro che la derivata, quindi 3 per y0. Quindi posso calcolare y in 1 che sarà uguale a y0 più la derivata in 0, 3y0, quindi la derivata del punto precedente, per la differenza dt. Quindi questo qua andrà qua. Poi la y' la calcolo essenzialmente moltiplicando per 3 questo, in base a questa equazione, e poi continuo fino a risolvere il problema. Qua forse non si vede bene, essenzialmente dalla derivata del punto precedente vado a stimare il punto successivo. Quindi c'è un errore in realtà, perché è un metodo numerico, non è la soluzione analitica. Spero sia abbastanza chiaro dopo questo casino. Per esempio vi posso far vedere qualche immagine magari. Ecco qua. Questo è quel che succede quando ho un passo di integrazione troppo grande, perché grazie alla derivata non riesco a fare una stima ottimale del punto successivo, perché ho appunto un intervallo di tempo troppo grande e mi aspetto che la derivata in realtà in questo arco tenderà a variare. Cioè questa cosa, diciamo, non porta un errore soltanto se la derivata in quell'intervallo non va a cambiare, cosa che se è un sistema dinamico in realtà mi aspetto dinamicità. Quindi per fare un'ottima integrazione numerica bisogna avere un passo piccolo. Il problema è che più piccolo è il passo, maggiore sarà il dispendio di tempo e di calcolo. Iniziamo allora. Proviamo a risolvere l'equazione differenziale di prima, anche se c'è una soluzione analitica, a noi interessa capire come fare l'integrazione numerica. Beh, prima cosa iniziamo a definire i parametri. y0, per esempio, imponiamolo pari a 0. Poi il tempo iniziale, 0. L'incremento, quindi il passo di integrazione, facciamo, non so, 0,1. Il numero di punti che vogliamo analizzare, insomma, arriviamo fino a 1000 e da questo riusciamo a ricavarci anche il tempo finale, che sarà pari al tempo iniziale più il numero di punti per il passo di integrazione. Bene, ora mi interessa costruire il vettore dei tempi che vada da 0 al tempo finale. Posso farlo grazie alla libreria di NumPy, quindi import numpy as np. La funzione si chiama numpy linspace, eccola qua. Start, stop, il numero di punti e se voglio includere o meno il punto finale. Quindi il vettore dei tempi è numpy linspace, tempo iniziale, tempo finale, numero di punti, endpoint false, non mi interessa. E importiamo anche matplotlib, così visualizziamo anche. Printiamo t, ops, ecco qua, va da 0 a 99.9. Se inserisco qua uguale true, arriverà fino a 100, ma non interessa. Adesso devo definire le funzioni. Posso definire queste funzioni in un modo molto semplice grazie all'utilizzo delle funzioni di tipo lambda. Queste funzioni sono molto comode perché creano un legame tra variabili in una sola riga. Questo tipo di funzioni vengono anche chiamate funzioni anonime. C'è tutta una sua documentazione se volete informarvi al riguardo. L'equazione differenziale del sistema è questa: y' è uguale a 3y.
quindi la scrivo come lambda. Se questa qua la chiamo funzione del tempo, perché y è una funzione del tempo, stessa cosa y', scrivo f è uguale lambda, dove l'ingresso è y, 2 punti, e l'uscita y' è 3y. Quindi se io ora scrivo, che ne so, f di 3, mi uscirà 9. Scusate, ho sbagliato il per. Ecco qua. Quindi ho creato un legame velocissimo che posso realizzare tra le due variabili. Devo anche descrivere un'altra funzione, quella della soluzione reale. Abbiamo già calcolato prima, la soluzione reale è questa, y0 per e elevata a 3t. Quindi lambda, lo 0, y0, e la scala dei tempi come input, z per l'esponenziale, si può fare grazie alla libreria di NumPy, numpy.exp, che moltiplica 3 per la scala dei tempi t. Magari chiamiamolo time per cambiare. In questo modo, se inserisco l'y0 e il tempo, avrò il risultato, la y di t. Questa qua è la funzione ricavata appunto dalla soluzione analitica. Io poi voglio confrontare il valore reale della soluzione con quello calcolato grazie al metodo di Eulero. Andiamo avanti. Ora voglio definire il processo di soluzione del problema di Eulero. Lo posso fare magari definendo una funzione, chiamo solve. Il primo step è definire l'uscita. La mia uscita sarà la funzione y, la cui dimensione sarà la stessa di t. Quindi y sarà uguale a numpy zeros della stessa lunghezza di t. Il primo valore sarà uguale allo 0, quindi a y0. Mi serve come ingresso 0. Mi serve come ingresso anche il tempo, diciamo così, e mi servirà anche l'equazione differenziale definita dalla funzione f, perché dobbiamo calcolare la y in tutti gli altri punti, dato dal metodo di Eulero. Quindi facciamo un ciclo for n in range, deve variare tra 0 a n-1, quindi range 0, posso fare len tempo meno 1, 2 punti, l'y del punto n più 1 è uguale al valore precedente più la differenza tra il tempo attuale e il tempo precedente che moltiplica la derivata del punto precedente. Ma la derivata del punto precedente è data dall'equazione f. Quindi f, magari la chiamo funzione fun, che ha in ingresso la y, che è y del punto precedente, quindi y di n. Return y. Abbiamo risolto il nostro problema ora. Andiamo quindi a graficare le due soluzioni. La chiamo y è y di Eulero, la soluzione solve dettata dall'integrazione numerica, dove 0 è y0, il tempo è t, e la funzione f. Mentre la chiamo yr, l'y calcolata col metodo analitico, ed è dettata già dall'equazione g, dove in ingresso gli serve y0 e t. Bene, ora visualizziamo il tutto. Figure 1, titolo, lo chiamo integrazione numerica. Facciamo un primo grafico. Qui metto asse x il tempo,
l'y reale e per distinguere gli metto come colore rosso come reale, mentre la soluzione calcolata col metodo numerico Eulero lo metto in blu. E ora visualizziamo il tutto. Pam! Bene, le due soluzioni coincidono. Ma perché coincidono? Perché la mia soluzione è y uguale 0, perché la y con 0 uguale 0. Questo sistema è essenzialmente instabile, tranne per y0 uguale 0. Se io invece gli diamo un piccolo disturbo, il sistema tenderà all'infinito, tenderà a divergere. Per esempio, con y0 uguale 0,1, ecco qua. Il rosso è il sistema reale, mentre il blu no. Proviamo a diminuire il numero dei punti per visualizzare meglio. Ecco, si vede che le due soluzioni combaciano fino a 8 e dopo divergono. Ciò non ci soddisfa, dobbiamo provare a aumentare la risoluzione, aumentando il numero di punti, quindi diminuendo l'intervallo di tempo tra un punto e un altro. Ecco qua. Il risultato è un po' migliorato. Se proviamo a fare ancora di meglio, quindi aumentiamo di 10 il numero di punti, ma allo stesso tempo riduciamo di un decimo il passo di integrazione, vediamo che ormai le due soluzioni con un passo pari a 0,001, quindi un centesimo di quello iniziale, ormai le due soluzioni, quella analitica e quella numerica, tendono a coincidere. Quindi la nostra integrazione numerica è andata a buon successo. Bene, dai, per oggi direi che è tutto. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e mettete mi piace al video. Ciao a tutti, da Andrea. Ciao!